Naviganti del lobby, ben ritrovati su Io Questo Minuto Vlog TV. Oggi ho veramente una caterva di cose da mostrarvi. Sto parlando tra le altre dei prodotti di Green Stuff World, è uno degli sponsor del canale e ci tenevo ad accumulare un pochino di cose in questi mesi per riuscire a farvi vedere un pochino di cosa stiamo parlando. È un'azienda che lavora nel mondo del lobby, produce accessori, colori e tutto quello che può servire, e forse è una delle aziende che più è a 360 gradi nel mondo del lobby, perché veramente producono di tutto di più, dai giochi, dalle sleeve, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Dunque, ho cercato di riunire un pochino le categorie, perché ovviamente questa è tutto materiale, insomma, che ho accumulato in parecchi mesi. Vi faccio vedere un pochino intanto di cosa si tratta e poi in altri tutorial e altri video vi farò vedere tutti gli utilizzi. Parto da sinistra con, per esempio, e questo per farvi capire quante cose producono, il Decal Softener. Moltissimi di voi, vedo nei gruppi, chiede informazioni su come posizionare al meglio le decalcomanie. Questo affarino che costa poco più di 2,90 euro, mi sembra 3 euro, insomma tutti più o meno sullo stesso prezzo, e tra l'altro fanno delle offerte durante, quindi tranquilli, e serve proprio ad ammorbidire le decalcomanie e in poche parole vi permette di avere un tempo per poter posizionare, per esempio su uno Space Marine, in uno spallaccio tondo, una decalcomania senza doverla tagliare, eccetera eccetera. La ammorbidisce, non bisogna esagerare perché addirittura la mangia pian pianino, ma è fantastico se imparate a utilizzarlo con questo criterio, perché riuscite a fare il cosiddetto invecchiamento e quindi il weathering. Poi abbiamo cose come questa che sono fantastiche e che voi conoscete bene con i technical probabilmente della Games Workshop, come il Orc Blood, che è il sangue di orco, quindi è un sangue molto coagulabile che rimane, mi sembra, abbastanza lucido. L'ultima volta che l'ho usato ho visto che faceva goccioloni proprio lucidi come il sangue, insomma, technical lucido della Games Workshop, e in questo caso è verde, e quindi ecco qui il Orc Blood o l'Orc Blood. Rust, la serie Rust della Green Stuff è molto bella, perché hanno fatto anche loro dei technical della ruggine, dei technical per l'ossido. È veramente fatto bene, perché all'interno usano i pigmenti reali. Quindi la cosa molto buona è che sono molto forti, quindi vanno diluiti un pochino con l'acqua, ma funzionano alla grande. Questi ve li farò vedere su qualche armatura e fanno veramente un super lavorone. Ultimo technical che ho preso è veramente, cioè non potete non avere questo. Questo è il Liquid Frost, è incredibile. Qualcuno di voi mi aveva già scritto per vedere come si utilizzava, vi farò vedere questa cosa durante un tutorial. In poche parole, quando voi mettete qualche goccia di questo su una basetta che dovrebbe sembrare innevata o ghiacciata, fa i cristalli del ghiaccio, proprio come se fossero cristalli di ghiaccio, cristalli di neve. È incredibile. Questo è un altro technical, però in questo caso adesso lo stanno producendo, mi sembra, in bottiglietta. Io l'ho presi quando ancora erano in boccette di vetro. Allora, cosa serve? In realtà è solamente questo, che è il Spider Serum. Lo Spider Serum è la ragnatela, si mette solo con l'aerografo, quindi non si può usare se non con l'aerografo, quindi mi raccomando, non compratelo se non avete l'aerografo. Si spruzza praticamente dopo aver creato una ragnatela, magari con la plastica sottilissima trasparente, ed è incredibile perché mentre lo state spruzzando direttamente secca e fa proprio l'effetto ragnatela che si usa per esempio molto ad Halloween, l'abbiamo passato di recente, per fare le finte ragnatele. È pazzesco, ve lo farò vedere. Quando avete finito di utilizzarlo prendete assolutamente il cleaner, perché va fatto passare subito nell'aerografo per non rovinare né le guarnizioni né
l'aerografo stesso. Dopodiché, diciamo, ci sono i pigmenti. Allora, sui pigmenti io in realtà qui sono andato abbastanza piano per ora, nel senso che ho solamente questo Natural Earth Pigments, ok, che è un marrone molto scuro. I pigmenti sono fantastici, sono molto coprenti, li uso tantissimo, ma io ne avevo altri già della K e di altre marche e quindi per il momento non ho preso tantissimi pigmenti della Green Stuff. Quello che ho preso che è veramente molto utile è il Pigment Fixer, che dentro ha già una pallina per mescolare, e praticamente il Pigment Fixer serve per l'appunto a fissare il pigmento senza farlo diventare un colore. Se voi aggiungete l'acqua, il pigmento diventa sostanzialmente un colore, mentre se voi aggiungete il Pigment Fixer sopra il pigmento, poi secca, rimane secco e quindi satinato e sembra ancora un effetto polvere, che è molto bello, quello del pigmento. Abbiamo poi tutta una serie di texture che la Games Workshop produce già da tempo, no? Che è quel colore sabbia colorata, ok? Loro fanno la neve, e in tutti questi colori voi avete una buona densità, quindi avete la neve, il deserto, per esempio ho preso il desert sand, poi ci sono vari tipi di mud, che sarebbe il fango, e avete praticamente il brown mud e lo swamp mud, che se guardate sotto, adesso non so se si vede bene sullo schermo, comunque cambia ovviamente il pigmento e alla base il colore, e sono technical che fanno sì la texture ma che rimangono glossati, quindi rimangono bagnati con l'effetto bagnato e sembra proprio fango. Ultimi due che ho comprato sono il Rust Texture e i due Rust, praticamente sono due texture di due ruggini diverse e fanno veramente un effetto ruggine da paura, perché hanno dentro la sabbietta che poi voi, se mettete leggerissimo, vi fa quell'effetto proprio del ruggine polverosa, magari sopra ci aggiungete del wash e dell'ossido e è veramente pazzesco. Tutte cose che vi farò vedere in vari tutorial. Adesso comincerò a fare molti più video su questo aspetto, è un po' che non faccio tutorial, quindi dovrò riprendere con i tutorial per bene. Poi cosa ho fatto? Io, siccome ho l'aerografo, ho preso l'airbrush cleaner, che ovviamente serve a pulire l'aerografo. Si usa con la vaschetta di, diciamo di lavaggio, che funziona con gli ultrasuoni. Voi mettete o solo airbrush cleaner o metà di questo e metà acqua, e poi le vibrazioni fanno il resto. Non dovete preoccuparvi di perdere il liquido, perché si può utilizzare tantissime volte, quindi lo lasciate all'interno della vaschetta. Ora l'unica cosa è, quest'estate quando sia molto caldo un pochino a me è evaporato, quindi chiaramente fate attenzione a questo dettaglio. L'acrylic thinner invece è appunto, si può prendere anche in due formati, mi sembra sia un formato come questo, un po' più piccolo, e l'acrylic thinner serve a diciamo diluire il colore senza perdere l'ollosità del colore, ok? Quindi questo è molto utile quando avete bisogno di un thinner. Tra l'altro ha un costo irrisorio rispetto a ovviamente certi thinner che prendiamo, come potrebbero essere il Limian Medium, no? Che siamo già sui 6 euro e qualcosa. Questo costa uguale, ma avete praticamente 240 ml. Non è proprio la stessa cosa, il thinner è una cosa, il medium Limian è un'altra cosa. Però insomma siamo lì, se dovete diluire il colore anche su una wet palette, questo è fantastico. E hanno anche la wet palette, per esempio. In questo caso non l'ho presa perché io sto partecipando al Kickstarter di un'altra wet palette che sta per uscire, ve la farò vedere quando mi arriva, dovrebbero spedire intorno a dicembre. Molto interessante perché è una sostanza, ma non è della Green Stuff, quindi ve la farò vedere quando arriva. E nel frattempo io stavo usando quella di Army Painter, non mi sono trovato male, però volevo vedere altri tipi. Mi hanno detto nei forum che la wet palette della Green Stuff non è il top del top per vari motivi. Uno di questi probabilmente è che non ha fori per poter far respirare il colore all'interno e l'acqua, quindi diventa molto umido e dopo un po' purtroppo tra le altre si secca tutto e praticamente si incrosta molto velocemente, mentre nell'altro caso con delle buchi e dei fori per respirare dura di più. Quindi questo è un po' da vedere, non l'ho provata, quindi non vi so dire. Qui hanno fatto una cosa interessante, è un teschio che praticamente è fatto con un pennellino, e questa è colla per plastica, lo chiamano cemento per plastica. Praticamente è la stessa cosa della colla della Games Workshop, un po' più liquida,
e ha sempre questo odore acetonico, quindi vuol dire che dentro c'è appunto acetone, ed effettivamente funziona molto bene e è comoda perché si può pennellare nel punto dove vi serve ed è un po' più veloce della colla da plastica, quindi mi dà un po' più l'idea di essere simile all'Attack, ma con l'acetone dentro. Parlando di Attack, mi sembra di averla presa, sì, ecco, diciamo che questa è la cosiddetta cianoacrilica, che noi siamo abituati a chiamare Attack dalla marca, questa è della Green Stuff World ovviamente, è Instant Glue, questa qua è cianoacrilica proprio adesiva, e questa è quella istantanea. Poi avevo anche un attivatore, ma penso di averlo lasciato da qualche parte, adesso non lo sto vedendo. L'attivatore è uno spray, sempre della Green Stuff, mettete in un pezzo tipo del braccio questa e lo spray lo spruzzate, di solito spruzzo nel pezzo staccato che è più piccolo l'attivatore, e dall'altra parte metto la colla. Quando voi mettete il braccio sul il busto si attacca all'istante, cioè non avete neanche tempo probabilmente di posizionare, quindi dovete fare prima bene le prove e dopodiché usate Attack e attivatore, o meglio cianoacrilica e attivatore. Questa è sempre cianoacrilica però in gel formula, stesso prezzo, siamo sempre sulle 3 euro e qualcosa, molto interessante perché è gel e quindi rimane di più, non cola sulla miniatura e vi dà la possibilità di avere il tempo di posizionarla come volete voi. Per finire diciamo il discorso della cianoacrilica, ho preso anche il ciano cleaner. Se sbagliate qualcosa, con questo voi assolutamente sciogliete la cianoacrilica e recuperate la miniatura. Funziona molto bene con il metallo e la resina. Io vi sconsiglio vivamente di usare la cianoacrilica sulla plastica, perché ormai abbiamo appunto cementi acetonici veramente eccezionali. Poi loro hanno per esempio anche, quindi cambiamo completamente settore, le card sleeves. Le card sleeves sono molto utili per, stavo per dire sliver, quindi mi è venuto un po' male. Comunque le sleeves servono praticamente a coprire le carte, che dire, ci sono varie misure, queste sono le misure europee che sono quelle che danno a noi, sono molto utili perché all'interno di vari giochi come Kill Team, Warcry, Necromunda eccetera avete delle carte ed è molto utile coprirle. Anche queste utili perché oltre ad essere tante, 100 per ogni confezione, costano 2 euro e qualcosa. E questo è molto interessante, questo è un crackle paint, quindi il cosiddetto effetto crackle, che potete in un solo step, quindi praticamente voi versate sulla basetta, sul fondo avete fatto magari un marrone scuro perché questo è un desertico, e spruzzate, mettete sopra questo, scusate non lo spruzzate ma lo colate e niente, lo lasciate asciugare e sostanzialmente viene fuori questo effetto crepato molto interessante. Poi abbiamo il chipping medium, un altro diciamo technical che serve in questo caso per imitare il weathering e gli scratch. In poche parole il chipping come funziona? Voi mettete una base di colore, sopra mettete il chipping, si può mettere anche con l'aerografo, ma di solito si mette solo sulla parte che si intende trattare, si mette un altro colore sopra e si rimette il chipping. Il colore che si è messo per ultimo con sopra il chipping rimane morbido, si prende un pennello scratch che può essere un pennello con dei filamenti di metallo, ovviamente Green Stuff fa tutto, ma potete insomma farvelo anche da soli con un pennello vecchio che tagliate molto alla base in modo tale che diventi duro. Con le setole dure poi grattate, per esempio lo spallaccio dello Space Marine, e voi vedrete il colore sopra grattarsi via, come in base a quanto voi lo volete grattare, e sotto vedete il colore che avete messo prima, che a questo punto diventa completamente coperto e non può essere grattato via. Quindi c'è questa tecnica, ve la farò vedere, è interessantissima. Decal Fixer, questo qui invece si usa dopo che avete utilizzato, ve l'ho fatto vedere prima, vediamo dov'è, eccolo qua, il Decal Soft. Ammorbidite la parte e soprattutto la decalcomania. Mettete la decalcomania, lasciate che si asciughi, sopra infine leggermente mettete questo e vi fa da coprente satinato. Praticamente la decalcomania diventa di plastica, in questo modo non può essere più assolutamente grattata via, non si rovina, è molto difficile anche con l'acidità della pelle. Questo è fantastico, i glue tips sono dei piccoli, vi fa vedere quanto veramente a 360 lavora. Quando voi rovinate praticamente il beccuccio
Guardate qui, per esempio, faccio anche fatica ad aprire, infatti non riesco più, dovrò usare la pinza, si incolla per l'appunto all'interno, esempio perfetto, no? Una volta che si è incollato, voi quando scollate la parte sopra ce l'avete completamente fatta fuori. Cosa fate? Tagliate e avete il buco che funziona. A quel punto voi potete mettere uno di questi e vi fate il beccuccio che tra le altre diventa di precisione. Se si rincolla poco importa perché ne avete 20. E quindi questo qui, ma 1,30 €, è una roba del genere, ma avete sempre il beccuccio della colla che è completamente funzionante tra le altre di precisione. Poi ultima cosa per quanto riguarda il tecnico e i colori, il Tuft Glue. Il Tuft Glue è praticamente una sorta di colla vinilica, come potrebbe essere appunto la Vinavil, un po' più forte che si mette sotto il tuft, che sarebbero praticamente, anzi ve li faccio vedere, aspettatemi un secondo, eccoli qua. Allora, questi sono i tuft, che sarebbero proprio i ciuffi che si possono mettere con i fiori e tutto. La Green Stuff ne produce a volontà di questi e costano pochissimo rispetto a quelli per esempio della Games Workshop. Non c'è praticamente, anzi qui c'è una qualità che è veramente fantastica, più di 3-4 peli, insomma veramente fatti bene. E in questo caso voi, se non riuscite a attaccarli con l'adesivo che hanno loro sotto, perché magari l'avete messo dei pigmenti che con la polvere rovinano e tutto, prendete questa, mettete sotto e siete a posto. Poi abbiamo la pila che, se guardate, fa il colore a ultravioletti. L'ultravioletti serve perché quando, e la Green Stuff lo produce, mettete la resina trasparente in gel o liquida per fare l'acqua. Con questo sistema avete praticamente veramente in 2 minuti l'indurimento della resina, che appunto reagisce ai raggi UV. Non costa niente perché sono anche qui sotto le 4 euro, 5 euro mi sembra la piletta, però veramente in 2 minuti di esposizione voi avete la basetta fatta. Ve lo farò vedere perché l'ho preso di un'altra marca perché avevo un'occasione, quindi l'ho presa un po' più grande di un'altra marca, però vi farò vedere come funziona per fare delle cose eccezionali, per esempio con queste basette incredibili, perché sono basette tonde che, non so se riuscite a vedere, sono praticamente concave perché vi permettono di mettere i piedi sotto acqua e di fare praticamente la palude, piuttosto che, cioè avete uno spessore in più sulla basetta che non dovete appoggiare l'acqua sopra, che quindi al massimo fate una pozzanghera. Qui potete fare veramente l'acqua e i piedi nella pozzanghera piuttosto che nell'acqua del mare, eccetera eccetera. Basette che anche queste costano pochissimo, ma veramente poco, cioè sono 20 da 25 mm e 32 nel mio caso, perché faccio Space Marine e Nani, e costano a malapena 2,40 €, una cosa del genere. Poi loro cosa fanno? Producono anche dadi, quindi io ho preso dei dadi da 6, questi particolarmente li ho presi in questo modo per giocare a The Mouse Guard, che è un gioco di ruolo della Weird, ma sono RPG dice, quindi normalissimi dadi da 6, questa volta col numero normale piuttosto che con i puntini. Parlando di dadi con i puntini un po' più piccoli, ecco che ho preso quelli da 12 mm, qui sono 36, qui sono, scusatemi, 12, ok? Sono un po' più grandini, mentre questi qui li ho presi per i Necron e sono effettivamente 36 dadi da 12 mm, tutti da 6, quindi tutti di 6. La fattura dei dadi più piccoli non mi ha entusiasmato, credo che sia totalmente proveniente dalla Cina, con plastiche piuttosto cheap, mentre quelli più grandi, forse anche perché sono più grandi, hanno un peso diverso e riescono a reggere bene il confronto. Non hanno niente a che fare con la qualità degli ultimi dadi GV che stanno uscendo da 25 €, non proprio niente a che fare, cioè lì siamo proprio a un alto livello, però avete ovviamente un prezzo diverso, quelli vendono 25 €, quindi avete 36 con 4-5 €, quindi insomma cambia completamente il discorso, no? E questo è un fodero per sostanzialmente mantenere al sicuro i vostri oggetti. Io qua ho preso, che poi appunto ce l'avete anche, così lo vedete insomma, il Green Stuff World sempre, Weathering Sticks. I weathering sono praticamente, come vedete, del foam
come quello che trovate in questo caso dietro alle miniature di vecchio stampo, lo potete trovare in tanti casi comunque. Se lo tagliate a strisce e lo infilate dentro, questo lo potete riutilizzare, serve a fare il cosiddetto chipping anche questo, per cui intingete, fate una sorta di dry brush che invece che essere passato a pennello asciutto velocemente viene tamponato, e fate per esempio gli scratch e tutti i puntini sugli spigoli, per esempio per gli Space Marine. E poi ho preso una duse da 2 mm invece che da 4 per l'aerografo, e lime. Hanno delle lime, come vedete, belle grossette e funzionano molto bene, e anche queste, anche qui devo dire, i prezzi sono incredibili, cioè loro hanno questa forza di riuscire a fare cose di una qualità media o addirittura a volte medio-alta per quanto riguarda i colori, e ha un prezzo che veramente è esagerato perché sono veramente bassi, in più fanno molte offerte, quindi devo dire che grande Green Stuff World sotto questo aspetto. Sono spagnoli, e vi faccio vedere le ultime 2 o 3 cose. Questa è una serie molto famosa della Green Stuff, sono i rotoli texturizzanti della Green Stuff, ma in questo caso è liscio completamente, vedete, è plexiglass sostanzialmente, però è veramente incredibile. Questi costano massimo 12 euro, eppure il plexiglass così raffinato, fatto così bene, costicchia, e questo è molto utile per appiattire, in questo caso perché non è texturizzato. E per texturizzato, ragazzi, intendo, per qualcuno magari non lo sa, ci sono i mattoni scolpiti piuttosto che i ciottoli per terra del pavimento. Green Stuff World prende il suo nome dalla materia verde, ok? Ovviamente materia verde ne produce a sfare, ci sono addirittura i lingotti, e costa veramente poco rispetto a quello che sono i prezzi degli altri concorrenti, e loro hanno fatto tutto un mondo intorno a questo sostanzialmente. Questo serve a texturizzare voi fate un foglio di pasta verde e passate con questo. Se avessi i mattoni rimarrebbero i mattoni, poi prendete il foglio, lo incollate magari sulla facciata di una porta e avete i mattoni in vista, no? Non la porta, sulla facciata di una casa. È molto interessante, più che altro perché ha veramente dei prezzi bassi. Questo io l'ho preso liscio perché faccio tutte le strisce delle pergamene da attaccare agli spallacci, che sono anche lunghe, quindi prendo un foglio, lo liscio, taglio le striscette e incollo le striscette, che poi diventano completamente dure, no? Questo è interessantissimo, l'ho preso principalmente perché mi era piaciuto tantissimo l'idea. È il Classic Forest Camo, quindi sono delle decalcomanie che, come vedete, sono camouflage, in questo caso da diciamo quasi giungla, e le ho prese per fare non mi viene in mente, Gaunt, scusatemi, è incredibile, cioè, abbiamo tirato fuori adesso il libro, non me lo ricordavo, perché hanno fatto le miniature e ci tenevo a fare bene tutta la parte del mantello dietro, ma senza starci là milioni di ore a mano, e quindi ho preso questi. Quindi voi fate la base, mettete le calcomanie e poi passate sopra ovviamente il decal fixer e siete a posto. Altra e ultima cosa, anzi non è l'ultima perché ho preso qualcos'altro che ho nel sacchetto, quindi mi assenterò di nuovo per farvi vedere questa cosa. Questa è una valigetta per portare le miniature, ok? Voi vedete che all'interno della valigetta, ecco qua come funziona, voi praticamente potete staccare via i pezzi, ok? Questi li ho già staccati, e vi create delle nicchie per portare via le miniature. Molto utile per bande, per Necromunda, per Warcry, per gli Specialist Game comunque. Tiene abbastanza miniature, in questo caso penso che siamo intorno alla 25 miniature, 30 miniature. Molto utile, ma tra le altre è solida, se cade questa sicuramente le miniature dentro stanno al sicuro, e costa veramente poco, mi sembra che siamo intorno alle 13 euro, quindi niente male, anche se pure qua vi assicuro, ovviamente siamo sempre in una fascia medio-alta, dove GV è alta, ok, per capirci, non è bassa perché la qualità c'è, però insomma non avete la valigetta di plastica col foam super morbido, sagomato, zig zag, che potete aprire e chiudere come volete voi, cioè GV è ovviamente a un passo diverso, ok? Ma non è che Green Stuff non può arrivare a quel passo, è che ha deciso di
posizionarsi su questa nicchia, cioè persone che hanno bisogno di tanti oggettini da utilizzare, hanno un budget limitato e quindi giustamente vanno a affidarsi ad aziende come questa. Mi assento un altro secondo e vi faccio vedere un'altra cosa. Qui siamo a un livello veramente alto. GSV, diciamo per dire GV, Crystal World, quindi Colors, sono le nuove bombole, in questo caso questo è il nero satinato, fa veramente una base satinata come ai vecchi tempi della Games Workshop, ma veramente fantastica e costano poco, costano 9 euro l'una, sono veramente bombole incredibili e tale altre nella serie hanno messo anche l'adesiva, quindi in poche parole questa voi la spruzzate sopra una superficie, la superficie rimane incollabile, quindi appiccicosa, e ci potete versare sopra per esempio la sabbia, l'erba finta, il flock, ed è praticamente un velo ma rimane attaccata, dopodiché non si stacca più. È molto meglio della Vinavin in questo caso perché la spruzzate sulla superficie e va ad adattarsi a tutta la superficie senza farvi lo strato vinilico. Quindi le bombole veramente sono ultimissima serie appena uscita, siamo veramente a un livello alto, ok? Questa è, volevo farvela vedere, il panetto base, diciamo, di Green Stuff che fanno appunto loro, e questa è incredibile perché anche qui siamo a un livello altissimo, cioè lo stesso identico di GV in poche parole, però costa praticamente la metà ed è tipo 4 volte tanto quella che vi danno, 3 volte tanto quella che vi danno dentro di là. Quindi effettivamente anche qui c'è un bel risparmio con una qualità. Cose molto belle, vediamo questo qui fantastico, Silicone Painting Mat. Questo è stupendo perché praticamente è un vero e proprio tappetino portatile per dipingere, dove potete addirittura dipingere sopra, guardate che roba, ecco vedete per esempio in questa confezione c'è il foam che potete tagliare a strisce per poi utilizzarlo dentro, quindi loro magari non l'hanno fatto apposta ma è sicuramente lo stesso, ve lo tenete da parte, tagliate e lo utilizzate, non dovete mai più comprarlo. Questo è veramente bello, guardate com'è, è appena uscita una novità anche questa, è praticamente una tovaglietta per dipingere, però è incredibile perché poi sopra, mi sa che qua non riuscirò a farvelo vedere bene, ma ci sono praticamente tutte delle aree raffigurate, eccolo qua, dove potete fare esperimenti vari di colore e con una spugnetta quando avete finito di colorare viene via tutto subito, anche se si è seccato il colore viene via. E quindi è molto molto utile, si può lavare quindi sotto rubinetto e è morbidissima, si adatta ovviamente a qualsiasi superficie e ovviamente meglio piatta, però è veramente una bella idea perché anche questa siamo a dei prezzi veramente bassi che vi permettono di, mi sembra 7-8 euro, di avere una superficie portatile dove poter dipingere senza sporcare il tavolo sottostante. Qui volevo farvelo vedere perché ci sono tanti modi per farlo, tipo anche con le Bic, quindi tutto quello che vi faccio vedere potrei farvi dei tutorial per farvi vedere come fare in casa tutto, compresa la neve che la fate invece col texturizzante, con la Vinavil, la sabbia eccetera eccetera, il bicarbonato eccetera, solo che si ingiallisce alla fine tra Vinavil, bicarbonato, questo e quello, i soldi più o meno sono gli stessi se fate i calcoli, e da una texturizzante da 3,40 euro, però lì è già pronta, la piazzate, ci mettete sopra un po' di liquid frost e avete fatto la neve più bella del mondo. Questa è la stessa cosa, con le Bic si possono fare, le Bic vecchie, tagliate delle striscioline e con l'accendino scaldate un pezzo e allungate 2 pezzi di plastica per fare il filo di plastica, e serve a fare questi che loro ti vendono a €1 scarso, quindi alla fine ce l'avete già pronti e funzionano meglio, e sono praticamente per esempio una trama molto utile per fare le ragnatele come vi dicevo prima, e quindi anche in questo caso ben venga se non spendo tanto di più. Queste sono le mixing balls, molto utili perché in questo caso io le ho prese grossette perché mi servivano per i colori anche della GV, quindi un po' più grossette, e prezzo veramente basso, anche qui siamo veramente sui, mi sembra €1,50, €1,30, roba del genere, andate a vedere poi sul sito che ovviamente trovate sottostante, però sono veramente belle grossette e permettono di mischiare bene. Per esempio Army Painter, che ha questo difetto un pochino di richiedere molta mescolanza o mescolatura, come possiamo dirlo, diciamo che le palline sono essenziali, e nel caso doveste scegliere fra plastica, vetro e metallo, nel caso di Army Painter è meglio il metallo perché essendo più pesante va meglio.
Io mi sono preso anche per esempio diciamo una palette per poter, questo in alluminio, per poter praticamente mettere, in questo caso che uso la wet palette, tutti quanti quelli che sono le wash e gli inchiostri che rimangono molto liquidi, praticamente sono acqua pigmentata, e qui sopra non si seccano e non vanno a spandersi sulla wet palette, quindi preferisco metterli dentro qui, e quindi l'ho presa apposta per farvela vedere. Questo è praticamente lo stesso concetto del tubone texturizzante fatto in un nuovo modo, per cui voi agganciate il tubo texturizzante, che qua vedete è piccolino ma è fatto, in questo caso io ho preso i mattoni, ok, e lo attaccate sopra, lo passate come i rulli praticamente e avete questo effetto qua, cioè la pasta verde diventa texturizzata, dopodiché voi potete tranquillamente metterlo dove vi serve, dove vi interessa. Questo è molto utile per fare le basette o piccole appunto porzioni. Se volete c'è anche quello più largo che serve a fare i pavimenti, se avete bisogno di fare una piazza in un attimo. Se dovete fare un diorama conviene prenderlo di questa grandezza, fate come fosse un mattarello e siete a posto. Adesivi vari, ultima cosa, un altro tuff che mi mancava, ho preso praticamente i fiori autunnali, ok, vedi, vi arriva con questa confezione qua, diciamo, sono da 6 mm, si chiamano Shrub Tufts in questo caso, e anche questi sono prezzi veramente raggiungibili. Che dire, poi guardate qui mi hanno mandato tutta la collezione che vi dicevo prima di nuove bombole, ok, tra cui l'adesiva che vi ho fatto vedere. Interessantissimo che vendono la pistola per poter attaccare la bombola e utilizzarla come se fosse una pistola più facile, quindi molto utilizzabile anche per fare per esempio i graffiti. E la cosa molto molto bella è che hanno, anche se io non li utilizzo, ma penso che qualcuno di voi magari sia interessato a farlo, tutta la serie di cangianti che cambiano colore, come l'arcobaleno, i metallizzati e addirittura i glow, che sono praticamente i fosforescenti alla notte, e quindi avete la base che dà fosforescenza. Non ha ovviamente utilizzo nella base della miniatura, ma potrebbe anche essere una cosa interessante quando voi mettete un colore tipo arcobaleno cromato alla base di un dreadnought, fate il dreadnought poi dei templari, fate il medium chipping e fate gli scratch, sotto gli scratch quando muovete la spalla del dreadnought vedrete il colore sotto della base, che a questo punto era un metallo cangiante che passava dal verde giallo al blu. Molto interessante, potete usarlo per esempio per fare le marmitte, quindi date la base a una marmitta e avete la marmitta che è già praticamente cangiante, quindi con quell'effetto che fa il calore, no, sulla marmitta. E devo dire che hanno veramente una serie, una gamma gigantesca. Questo è la serie del texturing, appunto dei tubi, e quindi vi fanno vedere come utilizzarli e vi fanno vedere tutta la serie dei texturizzanti, quindi è incredibile perché hanno una serie infinita di texture che potete utilizzare, ovviamente anche per personaggi specifici del 40.000, perché hanno fatto per esempio i Tau, piuttosto che gli imperiali con ovviamente non identiche, perché per appunto i proprietari intellettuali non possono, però tentano di avvicinarsi il più possibile ai simboli in modo tale che vi diano una mano nel lobby della Games Workshop. È chiaro che sono tutti strumenti molto molto utilizzati da chi fa appunto miniature della GV, meno magari per aeroplani, perché lì c'è tutta un'altra gamma, dalla Valleo alla K, e ne ho molte di quelle cosine, ve le farò vedere, ma non è, magari questa chiaramente non è la puntata, ma diciamo che siamo lì in realtà. E per quanto riguarda le miniature, io rispetto a Green Star World ormai non ho più nessun altro tipo di fornitore, cioè non riesco a trovare qualcuno che faccia a 360 gradi tutto. Quando fai un ordine su il loro sito, tutto quello che ti serve, dalle lime alle martellini, piuttosto che le pinzette, passando per i colori, passando per le valigette, con tutte le parti texturizzanti, la pasta verde, eccetera eccetera, fate un ordine unico e avete fatto sbiadire anche le spese di spedizione. Quindi diciamo che è un'azienda che amo avere come sponsor e la ringrazio tantissimo,
perché rimbalzo ovviamente il mio logo in giro per il mondo. Devo dire che se dovessi avere un negozio in questo momento, e questo lo dico ai negozianti, forse, e ne ho avuto uno, lo sapete, più di uno, perché fra Games Workshop e il mio personale, io sinceramente la sceglierei come gamma, perché ha veramente tutto e moltissime cose in alternativa alla Games Workshop, e quando dico alternativa intendo che la GW non ha, perché la cosa importante è quella: se io voglio prendere il diciamo pigmento liquido, ho il Technical della GW che è fantastico per fare l'ossido, e bene o male se voglio posso evitare questo, no? Però non ho il chipping, non ho il liquid frost, non ho il sangue dell'orco, eccetera eccetera, i pigmenti che adesso stanno pensando credo di fare anche in GW, ma era ora perché non li avevano mai avuti. Non ho prodotti specifici per l'aerografo, mentre qui li ho. La pasta verde è incredibile la quantità che ti danno, quindi io credo che in un club di gioco piuttosto che in un negozio dove si dipinge molto e si fanno molti diorami, questa sia veramente una delle scelte migliori anche per i negozianti. Quindi insomma, detto questo, io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!